Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione voglio ritornare a un argomento affrontato abbastanza rapidamente tempo fa, ma sicuramente importante, soprattutto per chi vuole progettare macchinari di un certo tipo o comunque prodotti composti da più componenti, che poi è il lavoro che il 90% dei progettisti sicuramente fanno. Quindi voglio fare degli approfondimenti sull'argomento assiemi e quindi assemblaggio. Prima di cominciare, come al solito, però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. In questo video farò un rapido assemblaggio di un oggetto abbastanza semplice e quindi cominciamo subito. Sono già all'interno di un file di assieme, quindi vado ad assemblare il primo componente, che è al solito l'oggetto su cui poi vanno montati tutti gli altri elementi. Quindi lo vado ad aprire, scelgo direttamente con il tasto destro il vincolo di default, che è quello che normalmente si utilizza per i primi componenti. L'oggetto è vincolato, quindi basta fare un tasto centrale per confermare questo primo posizionamento. Andiamo avanti, assembliamo altri oggetti. Inizio con questo oggetto rettangolare, me lo avvicino anche usando il trascinatore 3D. A questo punto inizio a selezionare le superfici che voglio accoppiare a 2 a 2, quindi le coppie di superfici che voglio vincolare tra di loro. Quindi seleziono questa, vado qui, senza girare il modello posso usare il tasto destro per preselezionare la superficie nascosta che ho già individuato e quindi la confermo con il sinistro. Mi propone un vincolo di distanza, tasto destro, sull'etichetta gli dico coincidente. Vado avanti e seleziono un'altra coppia di facce, quindi seleziono questa, vado qui, non vedo la faccia che mi interessa, ma la individuo con il tasto destro e poi la confermo. Anche qui mi propone un vincolo di distanza, vado sull'etichetta, tasto destro, coincidente. Ci rimane da bloccare questo grado di libertà, quindi seleziono questa faccia, vado qui, tasto destro, seleziono la faccia nascosta e quindi ho definito il terzo vincolo. L'oggetto viene mostrato in giallo, è completamente vincolato, come posso vedere da quest'area dello stato che c'è nella dashboard del comando posizionamento componente, e quindi posso anche confermare da qui. Vado avanti, assemblo altri oggetti sempre allo scopo di ripassare questa metodologia. Prendo ad esempio questo oggetto che è un prisma a base triangolare, me lo avvicino anche questo più o meno nella posizione dove lo devo andare a montare. Se voglio lo posso anche ruotare utilizzando il trascinatore 3D, e stessa cosa che abbiamo fatto prima, seleziono questa faccia, vado qui, tasto destro, individuo il bordino inferiore che è nascosto, lo seleziono, vado sull'etichetta del vincolo e gli dico coincidente. Me lo risposto per avvicinarlo un pochino di più, seleziono questa, qui tasto destro, questa, coincidente. Probabilmente mi sono sbagliato, cancello questa superficie, vado di nuovo qua, tasto destro e confermo la superficie corretta. Ok, anche qui dal trascinatore 3D vedo qual è il vincolo che deve essere ancora assegnato, che corrisponde al vincolo che bloccherà questo grado di libertà. Quindi l'ordine con cui seleziono le facce non ha importanza, posso selezionare prima la faccia sulla parte e poi quella sull'assieme, e quindi gli dico coincidente. Tasto centrale per confermare. Come vedete l'albero del mio assieme mano a mano si sta popolando dei componenti che ci sto inserendo all'interno. Assemblo di nuovo, scelgo ad esempio l'oggetto cilindrico. Ricordatevi che lo spostamento dei componenti si può fare mentre li sto assemblando anche con il CTRL ALT tasto destro, CTRL ALT tasto centrale. A questo punto seleziono la superficie cilindrica esterna, seleziono quella della sua sede, anche qui ho un vincolo che mi manca in questo caso, quindi seleziono questa faccia
e vado qui, tasto destro, seleziono il bordino inferiore che è nascosto, vado sull'etichetta, tasto destro, non ci sono andato bene, ci rivado, tasto destro, coincidente. Ricordatevi il discorso del consenti presupposti, che è attivo, di conseguenza anche se ho assegnato solo due vincoli, per lui questo oggetto è completamente vincolato, nonostante in realtà possa ruotare intorno al proprio asse, come poi in logica vorrebbe. Ma se io confermo, lui lo lascia in quella posizione, lo considera completamente vincolato. Assemblo di nuovo, assemblo ad esempio questo oggetto qui, lo avvicino usando il CTRL ALT tasto destro, vado a selezionare prima la superficie cilindrica con quest'altra superficie cilindrica, poi lo avvicino un po', ad esempio potrei anche bloccare questo grado di libertà anche in maniera anticipata rispetto alla mia prassi normale, quindi seleziono questa superficie, vado qui sotto, tasto destro, dovrei aver già individuato la superficie che mi serve, la confermo col sinistro, mi propone un vincolo angolare, quindi un offset angolo, ma io invece voglio, col tasto destro, vado a scegliere un vincolo di coincidenza. Ok, l'oggetto è parzialmente vincolato, magari per errore io lo lascio in questa posizione, voglio simulare questa situazione. Confermo quindi questo passaggio e noterete che nell'albo del modello mi appare un simbolo diverso dagli altri, in realtà negli altri non c'è, questo simbolo sta a indicare che l'oggetto non è completamente vincolato, questo rettangolino bianco sta a indicare questa cosa. È in linea di massima un allarme, è sempre bene vincolare completamente tutti gli oggetti. Per farlo, nonostante io sia uscito dalla funzione per vincolare gli oggetti, lo posso selezionare e fare modifica definizione in modo tale che rientro in quella medesima situazione. Quindi seleziono la superficie, seleziono quest'altra superficie, aggiungo il vincolo che mancava, mi dice completamente vincolato, è diventato giallo e quindi sono a posto. Montiamo gli ultimi due oggetti che mancano, quindi montiamo questo oggetto qui, che in realtà va montato in questa zona, me lo avvicino, va montato in una situazione un pochino particolare, perché sicuramente la superficie, questa qui, deve coincidere con la superficie nascosta che sta qui dietro, che confermo e mi propone il vincolo di coincidenza. Idem, questa deve essere vincolata con questa, con un vincolo di coincidenza. Invece in questo caso ovviamente non c'è un accoppiamento perfetto tra queste due superfici, però posso utilizzare un banalissimo vincolo di tangenza, è sufficiente che le vado a selezionare, essendo due superfici che non sono omologhe, e quindi è sufficiente selezionarle in modo che lui vada a creare il vincolo più logico, in questo caso, che è il vincolo di tangenza, che fa sì che questo componente sia completamente vincolato. Ok, detto ciò, cambiamo argomento, abbiamo ripassato come possiamo montare gli oggetti in assieme. Sappiate che posso anche modificare i componenti che io ho portato all'interno del mio assieme, che siano delle parti o che siano dei sottoassiemi. Per farlo, in realtà lo posso fare in diversi modi, ma adesso ve ne spiego soltanto uno, che è quello di selezionare il componente e attivarlo. Questa stellina verde vi consente appunto di attivare il componente, quindi entrare in questo caso nell'ambiente di modifica di questa parte, che è appunto l'ambiente parte. Quindi appena lo attivo, tutti i comandi in alto mi si switchano su i comandi di modellazione solida relativi a questo oggetto, e quindi posso ad esempio aggiungere una funzione di arrotondamento qui dentro, che posso confermare. Posso ad esempio aggiungere un'operazione di foro o comunque qualsiasi altra operazione mi possa venire in mente, lo posso fare. Qua gli vado a dire di attraversare tutto, però lo sto facendo dentro la parte e la sto costruendo
come se avessi aperto la parte in una finestra separata. Ok, una volta che abbiamo finito la modifica del nostro oggetto, possiamo ritornare nell'assieme attivandolo, quindi posso andare sulla sua sommità dell'albero, ci clicco sopra, nella mini toolbar che si apre ho il tasto attiva e quindi come vedete la colorazione di tutti gli altri componenti ritorna quella normale, mentre prima era in una situazione di trasparenza. Ma vi faccio vedere nuovamente, riattivo la parte, vedete gli altri oggetti diventano trasparenti e anche l'albero del modello cambia visualizzazione, cioè mi mantiene in evidenza solo l'oggetto che ho attivato e su cui quindi devo andare a lavorare. Per poter riattivare l'assieme, in realtà sappiate che posso fare anche un CTRL A che mi consente appunto di attivare la finestra e in questo caso l'assieme. Andiamo adesso ad assemblare un altro oggetto che è questa vite a testa esagonale che ho nella mia cartella. Porto all'interno del mio ambiente, me la avvicino e la vado a vincolare. La vincolo in maniera classica, è appunto una vite, non mi servono troppi vincoli, me ne bastano due. Quindi seleziono la superficie cilindrica, quella del foro e poi cerco di individuare la superficie sotto la testa della vite, questa qui, la confermo e poi seleziono la superficie su cui deve andare a battere questa stessa superficie. Mi dà un vincolo di distanza, io voglio un vincolo di coincidenza e confermo. Allora, questo è un esempio tipico per chi deve montare dei macchinari, cioè quello di dover mettere degli elementi di fissaggio, come in questo caso una vite, e molto spesso è un'operazione molto ripetitiva. Per ripetere l'assemblaggio di un oggetto, per replicarlo più volte, ci sono diverse tecniche anche qui. La prima tecnica che vi voglio mostrare è quella del copia e incolla, ovvero seleziono il componente, lo posso anche selezionare dall'albero, vado a fare un CTRL C, CTRL V e questo mi consente di replicare gli stessi vincoli che ho assegnato al primo componente selezionando delle superfici che si andranno a sostituire alle precedenti. Quindi innanzitutto io ho definito prima il vincolo di coincidenza sulla superficie cilindrica che mi viene tra l'altro evidenziata nella prima vite e quindi è sufficiente andare a selezionare un qualcosa di analogo, quindi una superficie cilindrica, quindi un foro, la vado a selezionare. Poi mi viene evidenziata qui la superficie di battuta sotto la testa della vite e appunto gli devo dare un qualcosa che si possa accoppiare con quella superficie e quindi gli do la medesima superficie che avevamo prima. Quindi sostanzialmente con due clic io posso ripetere più volte l'assemblaggio facendo inizialmente un copia e incolla. Se voglio continuare a fare questa operazione gli posso dire nuova posizione da qui oppure tasto destro nuova posizione e a questo punto vado a rifare la medesima operazione, gli do la superficie cilindrica e la superficie piana. In questo caso mi ha invertito il vincolo, ma posso appunto invertirlo io stesso per riportarlo nella situazione iniziale. Quindi questo è un esempio di copia e incolla, sicuramente strumento molto utile, anche se secondo me è più utile quando devo ripetere l'assemblaggio poche volte. Se invece devo andare a ripetere un assemblaggio molte volte, quindi decine se non centinaia di volte, secondo me conviene utilizzare un'altra tecnica. Quindi adesso vi cancello le ultime due viti che io ho montato, vado a fare elimina e vi mostro un'altra soluzione che è bene saper padroneggiare oltre al copia e incolla. Quindi seleziono nuovamente la vite e posso utilizzare questo comando ripeti. Se non ricordo male è disponibile anche nel menu contestuale, quindi posso dirgli ripeti. A questo punto lui mi mostra i vincoli che sono stati utilizzati nel primo componente, nel montare per la prima volta la vite,
che sono due vincoli di coincidenza relativo a due superfici. Tra l'altro posso anche selezionarli per vedere di che cosa si tratta, perché selezionando il primo vedrò che viene evidenziata la superficie cilindrica. In questo caso la selezione si fa cliccando o ricliccando nuovamente. Cliccando una volta si seleziona, ricliccando nuovamente si deseleziona. Idem qui vado a vedere che si tratta di un accoppiamento, di un vincolo di coincidenza tra superfici piane. Detto ciò, a seconda di quello che devo fare, posso selezionare o solo un vincolo oppure tutte e due. Ad esempio, se questa vite la voglio montare sempre sul medesimo piano, quindi il secondo vincolo non deve essere ripetuto o replicato, non devo andargli a dare una superficie piana che si sostituisce alla precedente perché sarà sempre la stessa, non c'è bisogno che seleziono il secondo vincolo. È sufficiente che seleziono soltanto il primo, perché quello che andrà a cambiare sarà la superficie dove vado a piazzare il foro. Quindi seleziono soltanto la prima, clicco su aggiungi e a questo punto vado a selezionare semplicemente in sequenza tutte le superfici cilindriche dove voglio piazzare questa vite, a patto che siano sullo stesso piano. Quindi seleziono questa e immediatamente viene piazzata la vite. Poi adesso non ho altre situazioni in cui può essere fattibile, ma potrei giusto per esempio selezionare questa e in realtà vedrete che qui sotto è stata messa la vite che adesso è coassiale con la superficie cilindrica ma sta su questo piano qui. Idem lo posso fare anche su questo oggetto. E quindi ho ripetuto l'assemblaggio di questa vite soltanto sostituendo la superficie dell'assieme sul primo vincolo. E quindi una volta che ho terminato posso dargli ok. Però adesso anche qui vado a togliere questi elementi per ricominciare da zero, perché voglio farvi vedere qualcosa di un pochino più complesso. Di nuovo seleziono la vite stessa, gli dico ripeti, seleziono entrambi i vincoli perché in questo caso voglio anche sostituire la superficie piana del secondo vincolo e a questo punto clicco di nuovo su aggiungi e posso selezionare prima la superficie cilindrica, poi la superficie piana. Tra l'altro vedete che vi viene evidenziata qui la superficie che dovete andare a sostituire, quindi vado a sostituire con questa la superficie cilindrica e poi con questa la superficie piana. Idem lo posso fare qui e lo posso fare più volte, quindi questo è uno strumento molto comodo per ripetere con quantità piuttosto elevate l'assemblaggio di un oggetto. E a questo punto posso dargli ok e ovviamente anche qui tutti i componenti che io ho montato li vado poi a vedere in assieme. Ultima, funzionalità che vi voglio mostrare solo come accenno, perché in realtà le serie non le abbiamo ancora viste, è appunto l'utilizzo delle serie per poter ripetere più volte l'assemblaggio di un componente. Quindi vado a eliminare questi. Questa funzione che vi vado a mostrare la possiamo utilizzare in particolar modo se la parte su cui sto assemblando queste viti ha le sedi per le stesse viti fatte in una feature serie che, ripeto, ancora non abbiamo visto, ma ne approfitto anche per mostrarvi un'altra funzionalità dell'assieme, perché io posso selezionare la parte e andarla ad aprire in una finestra separata. E questi fori qui in realtà sono fatti serializzando con un pattern di fori, una funzione foro che come vedete troviamo qui dentro. Ritorno sul mio assieme e in realtà grazie al fatto che questi fori sono stati fatti in serie sul modello di questa parte qui, è sufficiente che io seleziono questo componente che è stato messo in uno dei fori della serie e semplicemente una volta selezionato gli vado a dire serie. A questo punto lui mi proporrà in automatico, perché riconosce che sulla parte ci sono dei fori in serie riferimento, che a me va bene. In realtà io posso spegnere
uno o più pallini per fargli saltare quelle posizioni e posso confermare e lui mi andrà a mettere quelle viti, tutti quei fori, tranne i due che ho spento, che ho disattivato. Ovviamente la serie la posso modificare, posso riattivare i pallini, confermo di nuovo. Come vedete adesso le viti lì dove prima non c'erano adesso si sono presentate. Questo mi può anche consentire, se io vado sulla parte originale che prima ho aperto, se seleziono la serie e la vado a modificare, magari aumentando il numero di fori in una specifica direzione, li porto a 7, e ritorno nell'assieme. A questo punto vedrò che il numero di fori è aumentato, ma basta fare un rigenera, ma anche da questa icona capisco che devo rigenerare perché creo annotato una modifica nel modello. È sufficiente fare CTRL G affinché quelle viti vengano replicate anche negli altri fori rimanenti della serie e quindi ha allineato la serie di riferimento delle viti con la serie presente su quel modello lì. Direi che per questo approfondimento sugli assiemi per il momento è tutto e quindi vi saluto e vi do un abbraccio. Ciao!